Oggi pedaliamo in discesa. È un po' di tempo che non faccio questo giro, che è il giro del Passo Furcia. Quindi adesso seguiamo la Val Badia fino a Brunico, Val d'Aora, Passo Furcia, San Vigilio di Marebbe, una tantina di chilometri circa. Vediamo. Santa Croce con un po' di neve. Ecco qua, dopo 25 km arriviamo in Valposteria e adesso seguiamo la ciclabile fino a Val d'Aora. Allora, la ciclabile proseguirebbe per Brunico e poi segue la vecchia traccia della vecchia ferrovia. Noi adesso prendiamo la salitella che poi ci porta a Riscone e da Riscone proseguiamo per la ciclabile panoramica. È buono sapersi che la strada tra Riscone e Val d'Aora, quella che prendiamo noi, non è totalmente ciclabile perché è una strada laterale usata anche dai contadini, quindi sempre meglio prestare un po' di attenzione. Rampetta. Qua giù c'è la statale della Valposteria, noi siamo sulla stradina laterale. La ciclabile vera e propria seguirebbe il fondovalle qua giù lungo il fiume e più avanti a noi si vede già l'abitato di Val d'Aora, si dice Val d'Aora.
Allora, una cosa da sapere: quando cercate acqua, quello che dovete fare anche da lontano, guardate dove c'è il campanile di una chiesa. Vicino al campanile di una chiesa ci sarà sempre una fontana per caricare l'acqua fresca. Adesso prendiamo la stradina che va verso il Passo Furcia. Parliamo un po' di Passo Furcia. Qua c'è il dettaglio. Passo Furcia, la Val d'Aura con l'altimetria che trovate anche sulla Dolomite Cycling Map. Troverete il link nella descrizione con la trovate tutte le salite sulle Dolomiti con statistiche e quant'altro. Allora, Passo Furcia, quanto sono? 11 km, una bellezza di 11 km, una media di 6,4%, dislivello a 750 metri con punte al 18%. Già. Allora, qualcuno penserà, una volta raggiunto Sora Furcia, che il Passo Furcia non è poi tanto difficile, ma il bello arriva ora. E dopo questo sottopassaggio che il Furcia vi si mostrerà nella sua bellezza. Vi parlerei di quanto bello è il Furcia, ma non ci riesco. Pendenze a doppie cifre. Ciao belle. Ecco, proprio qua, quando meno te l'aspetti, oppure a 3 km dalla cima, il Furcia ti dà un po' di respiro. Già, sono un po' perché fra neanche un chilometro inizierà di nuovo a salire fino alla cima, quindi godiamoci questo tratto. A proposito, il Furcia è uno di quei passi poco trafficati perché non è una via di collegamento vera e propria, quindi è bello. Wow. Un'altra cosa prima che inizi la salita, non riesco più a parlare. Furcia è il nome latino e significa la forca, non le corna, la forca, quella usata dai contadini per il fieno e il letame. Quindi è un passo che ti mette sulla sua forca come un diavolo, ti infilza piano piano, ti fa soffrire, poi ti fa un po' riposare e dopo, quando non meno te lo aspetti, zac, la prendi di nuovo
in quel posto, come adesso che pian pianino inizia a farti capire chi comanda. Forse ci vediamo in cima. Eccoci qua, passo Furcia. Passo Furcia non avrà in cima quella vista spettacolare, a parte il laghetto, però ti fa soffrire che la vista non è importante. E ora passo Furcia giù in discesa fino a San Vigilio. Ed eccoci arrivati a San Vigilio di Marelle. Essendo il Gir del Furcia un percorso circolare, come uno dei tanti sulle Dolomiti, noi l'abbiamo fatto in senso antiorario, no, partendo da Badia in senso orario, non perché è più bello, è che una volta arrivati a San Vigilio sarebbe un'eresia non proseguire e allungare fino al rifugio Pederù, una bella valle leggera salita di 12 km. Quando arrivate in fondo alla valle c'è il rifugio Pederù, vi fermate, vi mangiate quello che volete, uno strudel, piatto di pasta, e salutate la Miriam da parte mia e ditele che siete arrivati al Pederù, perché ve l'ha detto Igor, così ogni volta che ci arrivo mi dà un bel pezzo di strudel per tenermi in forma. Grazie. Quasi finita la discesa nel San Vigilio che porta a Longega. C'è la possibilità di prendere una scolina laterale che porta fino a Piccolino. Purtroppo oggi non la prendiamo perché la strada è ancora coperta da alberi caduti durante l'inverno e la stanno ripulendo ora. Comunque questa qua a sinistra e su, molto bella e carina, quindi l'alternativa è intanto ritornare a Badia per la strada principale. A Longega c'è un'altra possibilità per chi vuole allungare: anziché proseguire dritto possono girare a destra qua al bivio e salire a Rina, salita di 3,5 km, tosta. Poi da Rina si può proseguire per Antermoia,
si arriva a San Martino di Imbadia, da dove ci si mette di nuovo sulla statale. Eccoci a casa. Abbiamo fatto 97 km, 98 fino a quando arriviamo in albergo. Allora vi lasciamo la cifra di 98 km, dobbiamo arrotondare a 100. Vi mostro come facciamo sul nuovo velodromo dell'Osteria Posta. Il nuovo ponte, l'Osteria Posta è là, e adesso ci giriamo intorno. E 100 girando semplicemente intorno a casa. Comunque bel giro, stancante ma bello. Quindi 100 km con 1891 metri di dislivello. Alla prossima!